Salve amici e bentornati sul canale. Oggi, come vedete dalle mie spalle, siamo nel nostro orto invernale, quello che avevamo preparato a fine agosto con il trattore e con la motozappa. Come vedete le coltivazioni stanno piuttosto bene e vi ricordo prima di cominciare il video di iscrivervi, perché il 98% delle persone non ci seguono e non sono iscritte, e di lasciare un bel like. E siamo qui nel nostro orto perché oggi andremo a raccogliere un po' di cose per vedere anche un po' la situazione di come stanno le nostre piante, perché noi non facciamo nessun trattamento, poiché sono verdure che andiamo a mangiare noi, non avrebbe alcun senso se non perdere tutto questo tempo di preparazione e poi dargli prodotti chimici. E poi in futuro mi piacerebbe parlare anche delle proprietà di queste piante, perché è ben saputo che ci sono alcuni cavoli che hanno delle proprietà addirittura antitumorali, perché facendo una dieta con queste verdure si riesce a spengere alcune infiammazioni che poi portano a varie problematiche. Allora, innanzitutto parto dal presupposto di dire che in questo orto, come vedete, sono stati seminati dei broccoli, cavolfiori, poi abbiamo messo il cavolo romano e in fondo abbiamo messo il cavolo nero. Come vedete qua c'è un bel cavoletto, un bel cavolfiore che sta crescendo, e se notate vedrete che ci sono alcune piante di broccolo che sono state mangiate dalle cavolaie, e io appunto quest'anno ho deciso di mettere i broccoli per non ottenere questo risultato qui. Come vedete questa è una pianta di cavolo nero che è stata totalmente mangiata dalle cavolaie. Chiaramente io non gli do niente, potrei dargli Bacillus thuringiensis, che sarebbe una sostanza biologica che è ammessa nell'agricoltura biologica, che diciamo tende a allontanare questi bruchi, anche se poi se piove andrebbe ridata, è un po' un lavoro abbastanza impegnativo. Quindi io ho deciso di mettere appunto delle tante varietà di cavoli, affinché poi queste cavolaie vadano a mangiare non solo il cavolo nero, perché come vedete qua ci sono delle piante di cavolo nero che sono cresciute nel modo giusto, senza avere troppi buchi, e con queste temperature un po' più rigide le cavolaie sono sparite, e quindi vedete le ho messe un po' sparse. Qua c'è un altro broccolo, vedete qua c'è sempre cavolo nero, e infine qua c'è il cavolo romano appunto che sta crescendo, vedete, è bellissimo. E quindi ho deciso di fare, diciamo, questa scelta di mettere tante varietà per questo motivo, perché poi a ottobre-novembre ci sono appunto delle temperature un po' più alte del solito, e quindi questi bruchi vanno a vivere poi insomma dentro le piante e vanno a mangiare le foglie. Però se uno riesce a mettere tante varietà di cavolo, come per esempio può essere il broccolo e il cavolfiore, a noi delle foglie del cavolfiore e del broccolo non ci interessa molto. Vedete, questo è il cavolo romano, è stato mangiato tutto, ma tanto a noi non ci interessa. Vedete anche qui, questo è un broccolo e sono state mangiate le foglie. Poi ho visto che ora sono sparite, quindi diciamo il pericolo ormai è rimandato all'anno prossimo. Noi per raccogliere i nostri cavoli utilizziamo un secchio normalissimo e una forbice, e la forbice la utilizzo per i broccoli, anche se oggi non raccoglieremo il cavolfiore e il cavolo nano perché è ancora un po' indietro, perché chiaramente io l'ho seminato un po' tardi, effettivamente le ho messe a fine agosto, quando in realtà i cavoli andrebbero piantati verso metà luglio, però chiaramente non avendo avuto tempo sono riuscito a seminarli solamente dopo l'estate. Mentre il cavolo nero lo andremo a raccogliere, ma non ci sarà bisogno dell'uso delle forbici, perché lo raccoglieremo a mano, e anche perché con questa temperatura di freddo mattutino e freddo notturno il cavolo nero assume un sapore incredibile. Non so se chi vive fuori dalla Toscana lo mangia, però veramente ci sono dei periodi dell'anno in cui il cavolo nero, quando prende proprio la ghiacciata, è veramente buono, perché la foglia cambia proprio totalmente spessore, è proprio veramente buonissimo, e con una bella fetta di pane abbrustolita, un po' di olio nuovo, è la morte. Allora, raccogliamo il broccoletto. Come vedete se è un broccoletto. Noi andremo a fare un taglio con la forbice, va bene anche se utilizzate un coltellino da orto, un coltellino da cucina. Vedete, noi andiamo a fare un taglio, vedete, portiamo via anche qualche foglia, ma non andiamo a togliere la pianta, perché poi da questo gambo nasceranno altri broccoli e fino a marzo-aprile avremo dei frutti. Mentre per quanto riguarda il cavolo nero, come vedete ci sono delle foglie che sono state, vedete questa parte qui la lasciamo, vedete qua sotto ho già raccolto alcune foglie. Andremo a fare un lavoro così, andremo a togliere le foglie esterne, vedete, mentre queste cresceranno e andremo a raccogliere successivamente. Come vedete queste sono le foglie che si ottengono dal cavolo nero, e rispetto a qualche mese fa
sono veramente cambiate, perché col freddo assumono proprio un tatto diverso, sembrano foglie un po' più spesse, quindi anche più buone, perché diciamo con il pane e questi cavoli bolliti sono veramente la fine del mondo. Eccoci qua ragazzi, il nostro raccolto. Vedete che il cavolino l'abbiamo preso abbastanza, anche perché poi andrà pulito, e poi tenete conto che durante la cottura sparisce un po', perché una volta sotto il gambo, una volta bollito, un po' si riduce. Questo è il nostro broccolo e mi piacerebbe davvero in futuro parlare un po' delle proprietà di questi cavoli, perché sono veramente, oltre a essere buoni, veramente buoni sono, non lo dico perché li faccio ma perché sono veramente buoni, hanno delle proprietà incredibili, cioè mi piacerebbe un po' parlare di questo, perché diciamo queste informazioni a volte non vengono nemmeno date alla gente, quindi secondo me è importante poi anche i ragazzi giovani capiscano certe cose anche per la loro dieta e per il loro futuro. Niente ragazzi, il video è finito e vi terrò aggiornati un po' sulla situazione del cavolfiore e del cavolo romano, che ancora non ho mai mangiato, ma come vi ho già detto li ho piantati tardi, ma va bene lo stesso. E vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui nostri video e sui nostri progetti. Ciao!